a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere delle piccole piantine di papaya partendo semplicemente dal frutto. Il procedimento è davvero molto semplice, però vi assicuro che il risultato, quindi la piantina, una volta che l'avrete in mano e inizierà a crescere, vi darà davvero delle grandi soddisfazioni. Questa pianta è una pianta molto carina e ornamentale e diventerà addirittura un albero una volta cresciuta, quindi provateci! La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di scegliere un frutto. Mi raccomando, sceglietelo il più maturo possibile, così facendo avrete più possibilità che i semi che troverete all'interno siano pronti per generare una nuova piantina. Quindi non resterà altro che prendere un coltello, come questo, e tagliare il frutto a metà. Ed ecco qua. Come potete notare, il frutto ha un ottimo livello di maturazione, lo si vede dal colore. All'interno abbiamo trovato tantissimi semini, praticamente tutti pronti per essere seminati. Infatti questo lo si vede dal colore scuro che questi hanno. Se non fosse stato marrone scuro, ma avessimo trovato dei semini o marroncino chiaro o bianchi, io consiglio sempre, in quel caso, di fare una cernita e togliere quelli bianchi e quelli marroncini, perché questi molto probabilmente non daranno origine alla vita di una nuova piantina. E adesso non bisognerà fare altro che raccogliere i semi, quindi prendiamo un cucchiaio, prendiamo i semi e mettiamo in un recipiente il tutto, così. Prima della messa in dimora dei semi, questi andranno lavati, quindi procuratevi una retina come questa, metteteci i semi all'interno, così, e poi aprite l'acqua, sciacquateli e mi raccomando che l'acqua non sia né troppo calda né troppo fredda. Mentre li sciacquate agite anche una certa pressione sugli stessi contro la retina. Questo permetterà che la pellicola, quella viscida che hanno intorno, venga eliminata, favorendo così la germogliazione del seme stesso. Ed ecco che sono lavati e pronti. Abbiamo così ottenuto i semi pronti per essere messi a dimora. La preparazione del terreno è davvero molto importante, quindi bisognerà scegliere un terreno che sia ricco di nutrienti per piante tropicali. Se non vogliamo comprarlo lo possiamo preparare noi, quindi basterà prendere un pochettino di torba, un pochettino di sabbia, della pietra lavica e dell'argilla espansa. Metteremo il 50% di torba e poi divideremo la restante parte in parti uguali. La papaya non esige nemmeno un terreno che sia o troppo acido o troppo basico, quindi non avrete neanche quel problema, perché si adatterà praticamente a qualsiasi tipo di acidità del terreno. Una volta preparato e messo il terreno nel vaso, potremo procedere con la semina. Quindi prendiamo i semi, li mettiamo nel palmo della mano e poi li mettiamo tutti intorno, così. Facciamo in modo che siano uniformi e omogenei. Una volta posizionati, andremo a creare una leggera pressione su ognuno di loro e li affonderemo più o meno per 1,5 cm all'interno del terreno. Così. Dopodiché andremo a mettere della terra sopra. E copriremo. Ultimata la semina, si potrà procedere con l'innaffiatura tramite vaporizzazione con uno spruzzino come questo. Così. Ricordatevi che il terreno andrà sempre tenuto umido sino a che le piantine non spunteranno. Se volete favorire la germogliazione dei semi, potrete creare anche una mini serra con del semplice cellophane, come questo. Quindi prendete, ricoprite in questa maniera il vaso, ecco qua. Poi prendete una forbice, tagliate.
e poi schiacciate. Ed ora non resta altro che attendere che le piantine spuntino. Una volta che queste saranno spuntate, toglierete il cellophane perché altrimenti ne impedirà la crescita e tratterete queste piante semplicemente bagnandole ogni volta che vedrete che il terreno si asciugherà. E dopo pochi giorni dalla semina potremo notare che c'è già una piccola piantina che sta spuntando dal terreno. Guardate, c'è già la testina della piantina che sta cercando di venire fuori dal terreno. Fra qualche giorno tutto il vaso sarà pieno di piccole piantine. E infatti, dopo qualche altro giorno, potremo notare che il vaso si è riempito di piccole piantine di papaya. Alcune stanno cercando ancora di spuntare. Guardate, questa è appena spuntata e questa è ancora in procinto di spuntare. Una volta che queste saranno abbastanza grandi, saranno da spostare singolarmente in ogni vasetto, in modo che queste, una volta che saranno sole, potranno crescere senza che le altre vadano ad interferire su una corretta crescita. Trascorso qualche altro giorno potremo notare che il vaso si è completamente riempito di piantine e che queste stanno crescendo in modo assolutamente sano. Se ne andiamo a staccare una, ecco qua, potremo notare che la piantina a distanza di un mese dalla germogliazione è cresciuta in modo assolutamente corretto. Guardate, alla parte superiore che presenta già l'inizio della piantina vera e propria e la parte radicale ben sviluppata. Sarà proprio questo il momento nel quale bisognerà travasare le piantine nei singoli vasi. Quando travasate una pianta, al fine di evitare di provocare traumi alla pianta stessa e casomai anche la morte, dovete cercare di assicurarvi di lasciare intorno all'apparato radicale un po' della terra di origine, quella dove è nata per intenderci. Questa è una situazione sicuramente meno favorevole per un travaso. Avrà anche questa la possibilità di attecchire, ma fra le due questa avrà sicuramente una maggior possibilità di attecchire e crescere. Il modo più corretto per prelevare le piantine dalla nursery è quello di prendere un coltello e tagliare una zolla intorno, guardate, spostate le altre piantine, così, e poi con il coltello andate ad incidere intorno alla piantina che volete prendere, fate una forma quadrata, ecco qua. Sicuramente ne sacrificherete qualcuna, ma almeno quelle che spostate sarete sicuri che non subiranno il trauma. Ecco qua, queste le scartiamo e abbiamo così ottenuto una zolletta con delle piantine che non subiranno il trauma del travaso. Guardate, così. Ottenuta la piantina sarà sufficiente prendere il vaso, riempirlo col terreno adatto, prendere un cucchiaio per aiutarci, fare un piccolo solco nel centro, come sto facendo io, così, poi prendere la piantina cercando di tenere la terra intorno e andare ad inserire nel vaso, così, stando attenti a non rovinare le radici. Mi raccomando, se potete, fate attenzione a non fare andare via la terra dalle radici mentre fate questa operazione. Abbiamo così ottenuto una bellissima pianta di papaya. Non vi resterà altro che prendervene cura e per fare questo sarà sufficiente bagnarla e tra un'innaffiatura e l'altra lasciare che si asciughi il terreno. E con questo il video si conclude. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Il canale sta crescendo e tra l'altro vi ringrazio tutti per guardare i video, spero che vi piacciono, davvero. Quindi detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.